Amici di Media Boarding, salve a tutti e welcome to our friends around the world. E questa volta è benvenuto, lo diamo, pensate un po', dal sud della California, in una splendida giornata di sole, evidentemente molto californiano. Siamo ai bordi della piscina del Pixar Place Hotel, un albergo dedicato al mondo Pixar nel suo complesso, quindi personaggi e film tutti costruiti ad hoc e tra l'altro anche molto interessanti, ma il vero motivo per cui siamo da queste parti è il 70° anniversario di Disneyland, della vecchia Disneyland, quella inaugurata il 17 luglio del 1955 e che, secondo gli esperti dell'epoca, perché gli esperti non mancano mai in nessun periodo della storia umana, doveva chiudere dopo appena 3 mesi. Invece 70 anni dopo siamo qui, siamo in uno dei 3 alberghi molto belli, tra l'altro di proprietà della Disney. Soprattutto Disneyland si è ampliata tantissimo, è cambiata tantissimo ed è addirittura raddoppiata con l'apertura del parco California Adventure. Molti sono gli avvenimenti per ricordare questi 70 anni, tra cui una cavalcade, come la chiamano da queste parti, di personaggi che attraversano, diciamo, la parte tradizionale del parco più vecchio. Poi ovviamente tutta una serie di altre iniziative, proiezioni, mostre, addirittura l'inaugurazione di un audio animatronics, che poi non sono altro che dei robot molto sofisticati, dedicata a Walt Disney in persona, quindi con la storia di Walt Disney, e poi che lui con le sue proprie parole in questa ricostruzione veramente, secondo me, secondo noi, veramente interessante, racconta un po' quello che ha portato alla creazione di questo progetto, di questa idea di fama mondiale, e poi quindi anche alle repliche che ci sono in Florida, che ci sono a Parigi, in Francia quindi, e che a Hong Kong, a Tokyo e a Shanghai. Insomma, Disneyland è veramente un must per chi viene da queste parti. Molti credono che si stia parlando di cose un po', diciamo così, infantili. Non c'è niente di più sbagliato di questo concetto. Guardate le nostre immagini e vi renderete conto di cosa si sta parlando davvero. Cioè un mondo incredibile, un mondo che è entrato nella mente un po' di tutti e che tutti conoscono, e questo credo che sia già sufficiente. Come dicevo, ci sarebbero tante altre cose da aggiungere, noi ne diciamo qualcuna e speriamo di dare un po' l'idea. Ad esempio la sera hanno riproposto una parata molto bella che si chiama Paint the Night, estremamente colorata e energetica, proprio in occasione di questi 70 anni di vita di questa vera e propria città, o resort per le vacanze, come si vuol chiamare, che è situata nella periferia sud di Los Angeles, in realtà nell'area dell'Orange County e Anaheim in particolare. Ci sono anche altre cose, se potete venite a vedere, perché le celebrazioni dureranno più o meno un anno, come nella più tipica delle tradizioni Disney. Da dire ancora che diciamo in questo periodo, per tutta una serie di circostanze, si sono sovrapposti anche festeggiamenti per Halloween, festa che viene celebrata il 31 ottobre in realtà, ma che ormai ha aggiunto le dimensioni di una festa molto più ampia, che inizia un po' come succede per il Natale, addirittura mesi prima. C'è una parata ad hoc che viene fatta a California Adventure, in alcune serate particolari con dei veri e propri party privati, e altre cose da dire, soprattutto le decorazioni. Quindi nelle immagini di questi giorni nostre avete visto e state vedendo anche molte decorazioni a base di zucche, come nella tradizione della festa di Halloween. Quindi 2 grandi feste sovrapposte, almeno in questo periodo. Con questo è tutto dalla California del Sud, noi vi ringraziamo per averci seguiti fino adesso, vi diamo appuntamento alla prossima occasione, seguiteci anche il più possibile sia sul nostro sito di riferimento in mediaboarding.it
soprattutto sul nostro canale YouTube Media Boarding Turismo, dove ci sono video praticamente da tutto il mondo, e naturalmente sui principali social network. Ancora un grande saluto e niente, ciao a tutti.